Questo contenuto riguarda la prima espansione del titolo in questione e andrò a coprire sia la modalità compra che le altre novità introdotte. Avevo accennato in un contenuto precedente che il cambio di vicinato non va a modificare l'intero scenario, ma solo il quartiere base. Questa espansione ne aggiunge 4 in più. Il numero 2, 3, 4 e 5. Come hai visto, la maggior parte dei nuovi quartieri sono completamente vuoti, tranne uno. Nel secondo quartiere ci sono 3 lotti precostruiti, il Civico 1, disabitato ed acquistabile per 117.675 simoleon, il Civico 7, anch'esso disabitato ma acquistabile per 19.297 simoleon, ed infine il Civico 9, abitato dalla famiglia Masciuga, composta da Francesco e Maria Silvia. Non mi è stato possibile distinguere i cataloghi delle espansioni per quanto riguarda la modalità costruisci, ma ho potuto farlo per la modalità compra. Con quest'ultimo oggetto termina la vetrina, ma di seguito approfondirò alcune dinamiche. Prima di tutto, questa espansione aggiunge una particolare interazione con il tristomi editore nel momento in cui un sim decede. Per farti vedere ho dovuto mettere in scena la follia totale lasciando che un incendio si propagasse in salotto. Quando il tristo si presenta, i sim ora saranno in grado di supplicarlo per risparmiare chi ci sta lasciando le penne. L'esito può essere positivo se nel momento della supplica i bisogni del sim sono prevalentemente alti, negativo se sono prevalentemente bassi, e deduco che la terza possibilità di quasi successo, che lascia il sim zombie, avvenga con i bisogni nella media. Il prossimo PNG è legato ad un oggetto del catalogo base, il quadro del pagliaccio tragico. Quest'ultimo si presenta quando i bisogni dell'unità familiare sono nel complesso manchevoli. Potrai vederlo piangere sul quadro di se stesso o fare dei giochi da circo. Devo dire che è un PNG piuttosto fastidioso perché effettivamente disturba o distrae i sim qualunque cosa essi facciano. Per sbarazzarsi di lui è sufficiente riportare i bisogni ad un livello medio-alto. A quel punto lo vedrai saltare dentro un buco che si materializzerà nel suolo. E questo è il metodo migliore secondo me per toglierselo di torno. Il prossimo PNG è anch'esso legato ad un oggetto, la lampada antica. Questa può essere strofinata dai sim, azioni che porterà all'incontro con il genio al suo interno. Il quale porrà delle domande come questa. È possibile consultare il genio una volta al giorno e il risultato sarà imprevedibile. Potrebbero verificarsi scorciatoie desiderate o imprevisti insospettabili e spiacevoli. Un'altra dinamica aggiunta è legata al robo servo. I sim possono accendere questo oggetto e di base comincerà a fare le pulizie vestendo i panni di domestico. A seconda delle necessità in casa, sotto richiesta o in autonomia, potrà vestire anche i panni di giardiniere, cuoco e riparatore. Soggettivamente lo trovo una delle aggiunte più utili perché tramite il suo servizio è possibile dedicare più tempo alla socializzazione oppure alle abilità. A questo punto ho allestito il salotto con un bel caminetto, l'albero di Natale e un piattino di biscotti. Tutto ciò, unito ai sim che dormono e ad una tarda ora, innescheranno l'arrivo del PNG di Babbo Natale. Questo saluterà il giocatore, mangerà i biscotti e lascerà doni che potranno essere aperti. Per poi andare via nuovamente. Tra le novità non poteva mancare un malanno, in questo caso legato al porcellino d'India. Questo animaletto è innocuo fintanto che il suo spazio rimane pulito, però nel momento in cui viene trascurato può mordere il sim, il quale svilupperà una sorta di virus super contagioso che è meglio non ignorare. Per guarire sono disponibili 3 metodi: molto riposo, collocare in casa il quadro del porcellino d'India e starci accanto un po' di tempo, oppure la pozione bianca al laboratorio, realizzabile solo se si contrae il malanno. A proposito di pozioni, il laboratorio non offre solo la bianca, ma anche la blu, che alza la soddisfazione dei bisogni.
La verde, che crea un clone malvagio, il quale diventa a tutti gli effetti un PNG e se ne andrà in giro per lo scenario, oltre che apparire nelle relazioni. La verde chiaro, invece, che abbassa la soddisfazione dei bisogni. La rosa, che tramuta per circa 3 ore il sim in un mostro, il quale se ne andrà a disastrare tutti gli elettrodomestici che trova per casa. La rossa, che fa innamorare un sim qualunque del proprio. La pozione gialla, che inverte la personalità del sim. Ed infine quella arancione, che rende per circa 3 ore il sim invisibile. Ultimo oggetto, a mio parere da menzionare, è la sfera di cristallo. Non so bene il perché sia stata scelta proprio una sfera di cristallo per questa dinamica, ma grazie al cielo non ha nulla a che vedere con le previsioni del futuro e simili. Questo oggetto serve più che altro per movimentare un po' la quotidianità e non lasciare indietro alcuni aspetti propri all'essere vivi. I sim una volta al giorno potranno guardare all'interno della sfera, la quale darà loro, in risposta, una sorta di enigma legato ai tratti della personalità. Potrebbe essere chiamato in causa il tratto estroverso, quello attivo, oppure ancora quello ordinato, eccetera. La sfera terrà conto delle 24 ore successive per eseguire concretamente la sua funzione. Infatti, se il sim in questo tempo ha eseguito azioni o migliorato aspetti legati al tratto presente nell'enigma, allora la sfera concederà un punto in più per quel determinato tratto, altrimenti lo sottrarrà. Ultimissima novità, prima di concludere, riguarda la carriera. Questa espansione aggiunge 5 nuove carriere: giornalismo, hacker, lavori alternativi e paranormale.